Prego, Mattia. Grazie, scusate per l'inconveniente. Intanto non mi associo ai ringraziamenti veramente di cuore a tutti gli sponsor che rendono possibile questo evento, che ci riguarda in questo caso, ma che riguarda la comunità degli sviluppatori, e quindi è una cosa sicuramente bellissima. Spero piacevole. Sentivo che è il terzo anno, poi vedrete che c'è un riferimento a quando abbiamo cominciato, c'ero anch'io quel giorno, credo. In E poi io, Microsoft. sì, sì, io ringrazio tantissimo anche Luca, lo ringrazio sempre, ogni volta, perché mi dà l'opportunità di fare queste introduzioni, lasciatemi dire, ma in realtà mi offre sempre la possibilità di pensare a delle cose che stanno succedendo per raccontarvele, e quindi di arrivare un po' forse al senso profondo delle cose che succedono e che ogni giorno invece ci passano sopra. E quindi comincio dandovi purtroppo una brutta notizia, cioè veramente una brutta notizia. Cioè, ho sentito parlare di tante cose, no? E purtroppo, signori, il cloud non esiste più. Questa è la verità e cercheremo di vederlo insieme, no? Questa cosa vi renderà un po' di sconforto, però cerchiamo di capire perché faccio questa affermazione così forte, no? E cerchiamo di capire come ci siamo arrivati, cioè che cosa è successo. E parto proprio, credo che fosse il 25 maggio del 2019, Luca. Era, credo, forse la prima sessione degli Azure Day, e lì parlavamo dello stato, diciamo, dell'adozione del cloud in quel momento, no? Veniamo da un mondo on-premise in cui tutti gestivano tutta la catena hardware e software delle loro soluzioni. Si incominciavano a fermare dei modelli, no, di adozione del cloud, lo IaaS, molto semplice, che derivava da tutto quello che era successo nel mondo della virtualizzazione. E si incominciava a vedere qualche tentativo di pass, e su questo devo dire che Azure è stato veramente antisignano, è stato uno dei primi a crederci veramente e a voler sviluppare, lasciatemi dire, un sistema operativo a livello su scala mondiale, no? Noi diciamo che Azure è il world computer. E poi si incominciavano ad affermare nel mondo del CRM e della mail soprattutto quello che erano le offerte SaaS, ed eravamo tutti contenti, cioè pensavamo di aver trovato la soluzione a tutti i nostri problemi, no? E invece ci siamo accorti subito, immediatamente, che questa cosa non era sufficiente, c'erano dei contesti, e questa imbarcazione lo rappresenta appieno, in cui questo cloud, che le sue promesse non potevano essere mantenute, no? Su questa imbarcazione, è un caso reale, è un cliente di Microsoft, esistono momenti in cui la connettività verso diciamo, il network, la rete internet, è di 35 kilobit al secondo, e capite che con quella connettività non si va molto lontani. C'era bisogno di qualcos'altro, no? E quindi il cloud non stava mantenendo le sue promesse. Da allora ad oggi la situazione, diciamo, si è ulteriormente complicata, o devo dire, avete parlato della parola innovazione, l'ho sentita dire molte volte nelle presentazioni, no, dei vari partner. Il numero di applicazioni che sono state sviluppate sono aumentate vertiginosamente, i framework, i linguaggi, è tutto esploso. Le infrastrutture su cui queste applicazioni girano sono molteplici, abbiamo visto alcune disconnesse, la parte di IoT, i data center si stanno rinnovando grazie a delle tecnologie iperconvergenti, quindi il substrato su cui queste applicazioni girano è diventato più complesso. E l'altra cosa che sta emergendo è che esistono varie forme di cloud provider, no? E quindi le aziende cominciano a scegliere, o per motivi tecnologici o per motivi di avere più possibilità, di implementare le cose su, diciamo, dei fornitori diversi, no? E questo rende la vita di chi gestisce questa infrastruttura veramente molto complessa. Questo trend è dovuto, lasciatemi dire, a una serie di driver, no? Di motivazioni principali forti. La, i regolamenti nel mondo, diciamo, della pubblica amministrazione, nel mondo finanziario, il poter essere sicuri che i dati risiedano all'interno delle nazioni o di aree specifiche, è uno dei motivi che rende la necessità di miscelare insieme queste infrastrutture una cosa importante. Lo sviluppo di workload, di soluzioni che sono veramente sensibili alla latenza, e non parlo delle applicazioni scritte male, per le quali è necessario avere una rete molto efficiente, ma parlo di soluzioni invece che operano sul campo, che raccolgono informazioni direttamente sul feed e devono processarle lì, e non c'è la possibilità di connettersi all'interno con il cloud in maniera efficace, no?
I nostri data center si stanno modificando, esistono tecnologie appunto iperconvergenti che rendono molto dinamiche queste infrastrutture. Io vorrei poterle gestire con la stessa flessibilità con cui gestisco il cloud. E abbiamo scoperto anche nel Covid e nel dramma che questa pandemia ha rappresentato l'esigenza e la necessità di avere delle infrastrutture resilienti e che ci consentano di erogare il nostro business qualunque sia la condizione a contorno. Okay? E non ultimo quello che vi dicevo, che le aziende vogliono la libertà, cioè voglio poter scegliere, non voglio sentirmi vincolato a dover usare una tecnologia solo perché è l'unica disponibile. Questo trend, che in questo momento viene diciamo, etichettato come ibrido e multi-cloud, sta diffondendosi in maniera veramente molto forte. Qui ci sono solo due numeri per darvi un'idea. Una ricerca di Gartner in un caso, di Flexera nell'altro, ci dicono che diciamo, le aziende stanno adottando l'ibrido in maniera molto forte, il 90%, e il multi-cloud in una maniera molto forte, dove il multi-cloud è una cosa che viene fatta anche in maniera molto selettiva, quindi magari uso un cloud solo per una soluzione, ok? Tutto questo complica tantissimo la vita e fa sì che appunto che la parola cloud forse perda di significato. Dovremmo guardare a qualcos'altro. La risposta di Microsoft a questo qualcos'altro si chiama Azure Hybrid, ok? Dove il focus, dove ci concentriamo è quello dell'innovazione, ok? Noi vogliamo consentire alle persone di poter utilizzare le nostre tecnologie per fare innovazione dovunque esse ne hanno bisogno, con gli strumenti che più preferiscono, che sono più usi ad utilizzare o che fanno parte delle loro procedure. Azure Hybrid è una proposta complessa, articolata, che si compone del cloud di Azure, si compone di un altro strumento che si chiama Azure Arc, di cui oggi parleremo approfonditamente, e sostanzialmente va a indirizzare tre grandi aree. La possibilità di integrare i servizi Azure dovunque, all'interno delle infrastrutture dei nostri clienti o addirittura di altri cloud provider, la possibilità di modernizzare i vostri data center grazie a un'offerta che ricade nella famiglia che si chiama Azure Stack, che vedremo un po' nel dettaglio, e quello di estendere verso l'edge tutte le soluzioni di AI e di IoT. E adesso vi faccio vedere un piccolo video che ci spiega esattamente che cos'è Azure Hybrid. Oh man, the thing that really personally excites me about Azure Arc is we foundationally changed the game, in my humble opinion, for every developer in the world. Just imagine where all the value that you thought you could just, get in Azure, all of a sudden has been enabled everywhere. I think the awesome thing about Arc is it really delivers on that promise that Azure is the world's computer. It's a single pane of glass that really helps start to simplify and bring everything together. As an IT pro or as a DBA or as a developer, one of the challenges that I have is just getting control of or thinking about everything that exists in my environment. Arc says, hey, you know what? By making a resource representation in our Azure Resource Manager, that unlocks all of our governance tools, policy tools, all of the automation tooling that we've built for managing cloud-based resources can now be used to manage on-premise resources as well. I can choose containers if I want. I can choose VMs. I can choose on-premise infrastructure. I can choose public cloud infrastructure. Arc brings all the things together. I have all these data assets on-prem and cloud, edge, etc. Are they secure? Like, what governance policies do I have? Who can access my data? Walk up into an Azure portal and create these databases, and effectively it's all managed for you. All the tooling that we've provided to sort of run it yourself, or you can build this connectivity to Azure and we essentially will manage it for you. As a T-SQL developer who's used to running SQL databases or creating SQL databases, you have this fully managed experience in Azure. And with Azure Arc enabled SQL managed instance, now you get that experience on-prem, in the edge infrastructure, and in other public clouds. We've really worked hard over the course of the last 5 years to really bake this in natively into Azure. Not just piecemeal or layered over the top as a third solution, it's in it. It's native in Azure. We really extended and created Arc off of this control plane that's already powering millions and millions and millions of operations a day, nestled natively inside Azure. That not only set us up for today's environment, but also help us as we start to think about tomorrow's environments and the future.
Allora, come avete capito, qui parliamo di una soluzione che guarda veramente verso il futuro, no? E che quindi tende di apprendere, di comprendere tutto quello che può servire all'interno delle nostre soluzioni. Adesso vediamo un po' nel dettaglio che cosa c'è dentro questo hybrid cloud. Ovviamente tutto parte dall'adozione di Azure, tantissimi servizi, lo diceva prima Avaned, no? Continuazione, novità e funzionalità che possiamo adottare, quindi quello è sicuramente un posto da dove partire. E poi cominciare, se abbiamo intenzione di andare in uno scenario ibrido e di prepararci a questo scenario, l'utilizzo di Arc che ci permetta di unificare il management. Come avete visto nel video, il control plane è il cuore, no? Poter riportare tutte le operazioni all'interno di una logica comune. Quello è quella cosa che ci fa veramente scalare e gestire in maniera molto semplice le situazioni più complesse. L'altra cosa è quella di cominciare a poter portare i nostri servizi, quelli che utilizziamo all'interno delle applicazioni, dovunque, e questo ci consente di semplificare i cicli di sviluppo, di usare DevOps in maniera omogenea. Questa è una cosa molto importante per gli sviluppatori ed è per questo, ad esempio, che l'importanza di avere servizi dei dati che sono al cuore delle applicazioni dovunque in maniera omogenea, quindi all'interno del cloud, dei nostri cloud, delle infrastrutture dei nostri clienti o dei cloud delle terze parti, diventa un elemento essenziale. E tutto questo cercando di preservare gli investimenti che le aziende hanno fatto nei loro data center, nei loro asset on-premise, per poter cominciare a integrare queste funzionalità e queste innovazioni in maniera naturale. Questo è quello che vedremo in maniera abbastanza veloce. Abbiamo detto che una delle parti più importanti è quella dell'operazione di management e vediamo in che cosa consiste. Vuol dire in questo caso sfruttare alcune funzionalità di Azure Arc, la possibilità di avere Arc Enabled Server e quindi di portare all'interno dell'infrastruttura di management i server che girano on-premise nelle vostre infrastrutture o nei cloud provider di terze parti, e siano essi dei Windows server, dei Linux server o dei SQL server, come nel caso dell'Enabled SQL Server, fa sì che voi possiate su queste macchine installare delle policy di sicurezza, possiate fare del monitoring, dell'alerting, integrare Azure Sentinel, fare in modo che questo rientri nel vostro gestione ordinaria delle infrastrutture in maniera totalmente naturale. Se a questo ci aggiungete che potete nella stessa maniera integrare all'interno di Arc i vostri cluster Kubernetes, capite la potenza che riuscite a raggiungere, poter controllare da un unico punto quello che succede su tutte le vostre infrastrutture a prescindere da dove esse siano. Questo è quello che ha fatto Ivaned per la gestione delle infrastrutture sue e dei suoi clienti, e quello che ha fatto Ferguson, che è un cliente degli Stati Uniti che si occupa di fornire soluzioni per le tubature, il plumbing, un'azienda molto molto grande. In quel caso il problema era che sono distribuiti su tutto il territorio e quindi c'era il problema della gestione dei branch office. In questa maniera quello che hanno fatto è che hanno assemblato e testato tutti i server che avevano nelle varie regioni degli Stati Uniti all'interno di Azure Arc, e questo gli ha consentito in un unico posto nel control plane di Azure di controllarle come se fossero delle macchine presenti sul cloud, semplificando di fatto tutte le attività di gestione e rendendo possibile dei livelli di compliance e di sicurezza che prima non erano possibili. E questa è una cosa che sta diventando sempre più importante in un momento in cui la security delle nostre asset che si proiettano su internet è una cosa fondamentale da proteggere. Avete visto gli attacchi ransomware che ci sono stati. Lo sviluppo delle applicazioni native, che penso sia la cosa anche che interessa di più a noi oggi in questa giornata, per il fatto di essere tutti orientati allo sviluppo, è una delle altre cose fondamentali. Qui il cuore dell'offerta di Azure Arc e di Azure Hybrid è quello di poter integrare all'interno delle gestioni dei controlli di Azure i cluster Kubernetes che girano invece presso i nostri clienti. Ancora una volta, possono essere dei cluster Kubernetes che girano all'interno delle loro infrastrutture on-premise. Possiamo aiutarli in questo caso, e vedremo attraverso Azure Stack HCI, di gestire anche la parte dei cluster fisica, oppure che girano all'interno dei cloud provider di terze parti. Uno degli esempi significativi all'interno di questa soluzione, ad esempio, è quello di Siemens. Sono produttori di tantissime cose, fra cui delle macchine medicali, quindi nei vari ospedali hanno presente queste macchine che raccolgono immagini sanitarie e le devono gestire per rispetto della privacy, ma sfruttando al massimo le funzionalità di applicazioni che in realtà vengono sviluppate centralmente. Quello che Siemens ha deciso di fare è di implementare dei piccoli cluster Kubernetes all'interno di questi macchinari e di integrarli in una gestione unificata attraverso appunto Azure Arc, consentendogli di avere
il ciclo di sviluppo integrato, di poter fare innovazione e rilasci continui in modo tale che dal centro venissero deployati sui cluster le applicazioni e poi di poter gestire in maniera sicura e controllata lo scambio di informazioni qualora questo fosse necessario. Ancora una volta è stato possibile fare questa operazione nonostante alcune di queste macchine in alcuni momenti siano addirittura disconnesse e quindi sfruttando il cloud e la connettività nel momento in cui c'era. E Fujitsu in maniera molto simile in realtà usa queste tecnologie per la gestione dei suoi clienti e quindi in realtà quello che ha fatto è che ha testato all'interno di Azure Arc le infrastrutture dei suoi clienti e centralmente attraverso il control plan di Azure riesce a fare una gestione coordinata di tutte queste infrastrutture, sfruttando il discorso delle policy, del monitoring integrato, l'advisor di Azure che ti avverte se ci sono delle exposure di sicurezza, quindi semplificando e rendendo efficace e efficiente questa attività di monitoraggio. L'altra cosa importantissima e che sta sviluppandosi in questi mesi è la possibilità di avere dei servizi nativi del cloud, che noi abbiamo visto nascere nel cloud, in realtà dovunque ci servano, ancora una volta, tramite Kubernetes all'interno delle nostre infrastrutture. Abbiamo lasciato in preview 3 servizi molto importanti, il machine learning, i data services e la cosa più interessante forse per noi è tutto quello che riguarda il mondo degli app service, delle function, delle logic app. Oggi è possibile quindi deployare ovunque queste applicazioni. La cosa importante è che questo ci rende possibile sviluppare applicazioni in maniera totalmente trasparente. Io mi occupo dello sviluppo, della funzionalità e la parte di esecuzione dei deployment è una cosa che avviene nell'ultimo momento e quindi potrò fare il deploy delle soluzioni nel posto migliore in base alle caratteristiche di quella specifica applicazione o dei vincoli che posso avere architetturali o legislativi, ad esempio. E quindi questo mi consente veramente di semplificare in maniera drammatica quello che è lo sviluppo. Non devo più preoccuparmi di fare delle applicazioni differenti o di avere deployment differenti a seconda di dove poi questa applicazione dovrà girare. E questo inoltre mi rende disponibile sempre e continuamente ovunque deployo queste applicazioni le versioni corrette, le ultime versioni aggiornate dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista delle funzionalità e quindi rende possibile quelle innovazioni di cui abbiamo parlato ovunque in maniera integrata e lasciatemi dire automatica nel momento in cui adotto delle pratiche di sviluppo e di gestione moderne. La parte del data service merita un discorso a sé stante perché è una parte fondamentale nello sviluppo delle applicazioni. Non possiamo pensare di sviluppare delle applicazioni se non abbiamo poi un repository per le informazioni che possono essere strutturate, non strutturate e che la gestione di questi database tipicamente è una cosa molto faticosa che richiede un grosso effort da parte delle aziende, sia l'aggiornamento delle versioni, il loro posture di sicurezza, sia la gestione vera e propria, ad esempio per farli scalare in maniera opportuna, per gestire i picchi. Ora, queste erano delle funzionalità che fino a ieri erano disponibili solo all'interno dei cloud provider, nei loro cloud. Oggi, grazie a Azure Arc, è possibile avere queste funzionalità ovunque vi servano. Ovviamente le infrastrutture fisiche su cui voi fate girare queste soluzioni saranno il limite della capacità di scalare, no? Però nel momento in cui l'infrastruttura è dimensionata correttamente avete tutti i benefici dello scale up, dello scale down, della scalabilità orizzontale o dell'hyperscale come nel caso di Postgres e questo vi consente di gestire in maniera molto più mirata l'applicazione dando per scontato che alcuni servizi, in questo caso di infrastruttura, vengono erogati in maniera continua e corretta dal cloud provider, che è il lavoro che Microsoft fa per voi in continuazione. L'ultimo punto che andiamo a guardare è quello della modernizzazione dei data center. Ora, dal punto di vista della tecnologia c'è stato un grossissimo sviluppo di tutte le soluzioni hardware, no? Spinti sicuramente dalla forte diffusione del cloud che ha dato una spinta di innovazione, di necessità di innovazione nello sviluppo di hardware innovativo. E quello che succede è che oggi all'interno dei data center c'è una flessibilità, la necessità di una flessibilità molto alta, no? Questo hyperconvergent infrastructure non è altro che questo, avere dei data center interamente definiti a livello software e quindi oggi c'è bisogno di avere dei software, dei sistemi operativi in grado di realizzare questa flessibilità in maniera ottimale. Azure Stack, la famiglia delle soluzioni di Azure Stack vuole appunto puntare in quest'area per poter garantire questa flessibilità e le soluzioni sono sostanzialmente di 3 tipi. La parte di Azure Stack HCI è quella
rispetto alla quale voi potete, integrandovi nativamente con Arc e quindi beneficiando di tutte le cose che abbiamo detto riguardo alla security, alla gestione delle policy, al monitoring, potete definire le infrastrutture dei vostri data center in maniera totalmente flessibile. È basato su Windows Server, quindi con una conoscenza da parte dei tecnici molto diffusa, e consente di raggiungere una scalabilità ovviamente molto elevata, e nativamente supporta la possibilità di poter far girare in maniera gestita dei cluster di Kubernetes integrati tramite Arc nel control plane di Azure, e quindi ancora una volta avete disaccoppiato quella che è la parte fisica dalla gestione operativa, semplificando appunto la possibilità di gestione di grossissime numerosità di server. La parte di Edge invece è una soluzione pensata appunto per portare lontani proprio dal cloud, quindi dalla rete, delle attività di elaborazione anche molto pesante. Qui vedete alcune delle funzioni per cui questo Azure Stack Edge viene utilizzato. La parte di AI, spesso vengono utilizzati come dei gateway di IoT, hanno delle forti capacità computazionali, possono far girare dei containers o delle macchine virtuali per portare l'elaborazione lontana e anche in maniera disconnessa. Questa è la caratteristica più interessante. Alcune di quelle versioni di criteri su Stack Edge sono addirittura trasportabili, ok? Sono pensate per supportare situazioni di emergenza e poter quindi deployare direttamente sul campo delle applicazioni in maniera consistente con quello che c'è nella versione del cloud. L'ultima parte di questa famiglia, l'Azure Stack Hub, che in realtà è il padre di tutti questi oggetti, consente di avere all'interno delle vostre infrastrutture una piccola parte di cloud, è un'estensione del cloud di Azure delle vostre infrastrutture. La parte hardware è certificata dai nostri fornitori, la parte software gestita tramite Microsoft garantisce una omogeneità di operazioni sia sul cloud che all'interno delle vostre infrastrutture on-premise, e questo consente anche di andare a rispondere a degli scenari totalmente disconnessi in cui, ad esempio, per motivi di sicurezza o legali non c'è la possibilità di essere connessi con il cloud, ma ancora una volta possiamo sviluppare e utilizzare gli stessi meccanismi di sviluppo in maniera integrata. Tutto questo ha un senso se appunto, e questo è un discorso molto valido per le persone come voi, adottiamo dei meccanismi, dei processi, diciamo, di sviluppo delle soluzioni moderni. Microsoft in questo caso è veramente leader in quest'area di mercato grazie a due prodotti eccezionali che sono sicuramente GitHub, che tutti quanti conoscete e utilizzate come repository, che è sempre una soluzione che pian piano, mantenendo lo spirito dell'open source con quale è nato e con cui è stato acquisito, c'è un'integrazione sempre più forte all'interno di Azure tramite le action, e questo consente appunto di sviluppare dei meccanismi di integrazione nelle pipeline veramente molto efficienti. E l'altro è la disponibilità dei tool di sviluppo. Visual Studio da questo punto di vista è sicuramente uno degli strumenti più utilizzati a livello mondiale, e l'integrazione di questi strumenti con Azure Arc consente appunto di integrare la famiglia delle applicazioni ovunque esse devono essere applicate. Quindi Microsoft, ancora una volta, se è vero come ci siamo detti che il cloud magari non esiste più, si sta preoccupando in questo caso di garantirci che quello che il cloud voleva promettere, ed era la capacità di innovare in continuazione, di avere sempre delle nuove funzioni a disposizione, di poter affrontare in maniera nuova i problemi e di sfruttare le competenze che abbiamo sviluppato, ecco, questo Microsoft continua a garantircelo con Azure Hybrid, garantendovi su tutte le vostre infrastrutture, ovunque esse siano, di poter appunto portare questa innovazione che di cui ci piace essere rappresentanti. Io con questo chiudo e vi saluto, e lasciandovi però un'azione. Il 29, quindi fra pochi giorni, ci sarà un evento molto importante in cui il nostro leadership tecnica, Marco Rustinovic, parleranno di questi temi. Io vi invito a partecipare per, diciamo, verificare appunto l'evoluzione del cloud, come questa innovazione possa essere utile per voi e quali sono i trend che vedremo nel prossimo futuro. E con questo vi saluto e vi lascio alle altre sessioni che sono sicuramente interessantissime. Grazie Mattia, hai perfettamente proprio centrato l'argomento, perché molte delle sessioni che abbiamo durante la giornata approfondiranno molti degli argomenti che hai presentato durante la tua presentazione.
Io come al solito ti ringrazio, confermo anche che era il 25 maggio 2019 l'evento live che abbiamo fatto presso la sede Microsoft. Speriamo di poter riprendere gli eventi dal vivo quanto prima. Assolutamente. Ti ringrazio e auguro a tutti una buona giornata e buone sessioni a tutti. Ci vediamo più tardi. Grazie. Ciao. Ciao.